Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo. Ci arrivano spesso messaggi sui nostri social del tipo: studio italiano da molto tempo ormai, ma quando devo parlare con un madrelingua mi paralizzo perché sono timido. E già, purtroppo la timidezza può essere un vero e proprio ostacolo, specialmente se si vuole parlare una lingua straniera. Ma la timidezza riguarda tutti e può manifestarsi in modi e situazioni differenti, persino quando si fanno video su YouTube. Ma non preoccupatevi, perché la si può sempre sconfiggere. In questo video vi daremo alcuni consigli su come sconfiggere la vostra timidezza. Andiamo! Ma perché dico andiamo se poi stiamo sempre qua? Vabbè, il primo consiglio che abbiamo è: siate curiosi. Non dovete ossessionarvi su quello che state dicendo, su come lo state dicendo, su come stanno i vostri capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Dovete cercare di concentrarvi, di interessarvi a quello che sta dicendo il vostro o i vostri interlocutori. Questo significa che mentre state parlando con qualcuno dovete cercare di dimenticarvi di voi stessi e di essere davvero curiosi e incuriositi da quello che l'altra persona sta dicendo. In questo modo riuscirete a instaurare una relazione, una comunicazione con il vostro interlocutore molto più autentica, spontanea e naturale, oltre a riuscire in questo modo a superare le vostre paure e le vostre timidezze. Consiglio numero 2. Preparatevi. Beh, sì, se non volete rischiare di fare figure soprattutto quando parlate con un pubblico numeroso, c'è bisogno di preparazione. Sì, bisogna sempre avere un filo conduttore per non rischiare di rimanere senza parole. Anche noi, prima di fare un video, ci prepariamo un copione con quello da dire e da fare. Esatto, però quando la situazione è proprio tragica e l'ansia e il panico vi attanagliano e vi sembra che non ci sia alcuna via di fuga da un silenzio imbarazzante, ecco che arriva lei in vostro soccorso. La domanda a cazzo. La domanda a cazzo è una domanda casuale. Può anche non avere alcun senso. Non importa. Tanto il problema sarà poi del vostro interlocutore. Sì, però magari l'ideale sarebbe chiedere il parere dell'altra persona riguardo un argomento in qualche modo relazionato con quello di cui si stava parlando. E quindi potreste dire: e tu cosa ne pensi di... Consiglio numero 3. Tutti sbagliano. Ebbene sì, questo non è un vero e proprio consiglio, è più che altro una constatazione. Tutti sbagliano. Eh già, specialmente con le lingue. Il fatto di essere madrelingua non equivale a una garanzia di essere immuni dagli errori. Pensiamo per esempio all'italiano. Sono numerose le persone che sbagliano i congiuntivi, i condizionali, i passati remoti e così via. E non pensate che siano soltanto le persone poco istruite quelle a sbagliare. Anzi, ci sono numerosissimi casi di errori commessi da ministri e presentatori TV. È normale. Sì, quindi non vi preoccupate. Parlate, 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 senza badare agli errori. Consiglio numero 4. Copiare è buono. Non in senso negativo, ovviamente, non ci riferiamo a copiare gli esami o i lavori altrui. Anche quello è buono. È illegale. È fair use. Il fair use non significa copiare. Vabbè, in ogni caso, cercate di trovare dei modelli da imitare, soprattutto se state imparando una lingua straniera.
Sì, persone alle quali, per un motivo o per un altro, vorreste assomigliare, magari per la pronuncia o per l'intonazione, per l'espressione del viso, ma anche per le pause, per il modo di gesticolare e così via. Buoni esempi per l'italiano sono Alberto Angela o Luca Ward. Quando parlate, cercate di immedesimarvi in quelle persone che vi ispirano, così vi sentirete più coraggiosi. Io, per esempio, in questo momento mi sto immedesimando in Napoleone Bonaparte. Se siete capitati per caso su questo video e magari state anche apprendendo l'italiano, ricordate di passare dal nostro sito dove potete trovare tantissimi esercizi automatici e tantissime video lezioni per migliorare il vostro italiano. Mentre sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter potete trovare tanti contenuti esclusivi. Penultimo consiglio: ridi. È vero, tutto si affronta meglio con un bel sorriso. Imparate a ridere di voi stessi e dei vostri errori. In questo modo non dovrete più avere paura che l'altra persona possa ridere di voi, perché sarete voi i primi a farlo. Al massimo potreste ridere insieme, così finirà tutto in maniera serena. Poi, dopo un po' di tempo, sono sicuro che questi diventeranno divertentissimi aneddoti da raccontare. Ti ricordi quella volta che sbagliai? Ultimo consiglio: bla bla bla. Dopotutto, si sa, la pratica rende perfetti. Sbaglio o hai appena tradotto un idioma inglese che in italiano non esiste? Beh sì, però in questo contesto è molto appropriato. Cercate di sfruttare ogni occasione che avete per parlare. Parlate nei bar, nelle pizzerie, nei ristoranti, cercate di socializzare con chiunque per allenarvi. Più parlate con gente diversa, più velocemente vi abituerete a relazionarvi con gli altri e dunque a superare la vostra timidezza. Ora però siamo noi a volere dei consigli da voi. Scriveteci nei commenti le vostre paure, le vostre timidezze e se e come le avete superate. Ci potrebbero davvero servire, mi raccomando. Alla prossima. Ciao.